Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mia moglie mi ha sorpreso durante la nostra cena elegante per il nostro 5° anniversario. Mi ha detto che vuole vedere altre persone anche se siamo sposati. Mi sono sentito confuso e ferito. Penso che se qualcuno vuole questo, dovrebbe parlarne apertamente o considerare di divorziare, ma lei non era d'accordo. Ha detto che se la amassi davvero, glielo permetterei. Non riuscivo a capire come siamo arrivati a questo punto. Avevo pianificato una cena speciale con regali costosi sperando di renderla felice, ma invece sembrava distante e a disagio. Continuava a guardarsi intorno nervosamente e evitava il contatto visivo. Finalmente ha confessato il suo desiderio di avere relazioni extraconiugali. È stato uno shock, non sapevo cosa fare. Ho posato il mio bicchiere di vino e mi sono chiesto perché sembrava così seria. Ho pensato che forse voleva parlare di iniziare una famiglia, ne avevamo discusso prima, ma avevamo deciso di aspettare fino a quando non fossimo stati più stabili nelle nostre carriere e avessimo risparmiato più soldi. Ora che avevamo raggiunto questi obiettivi, ero entusiasta dell'idea, ma il suo evitare il contatto visivo mi preoccupava che potesse non sentirsi allo stesso modo. Di solito, quando qualcuno vuole parlare di iniziare una famiglia, sorride e ti guarda direttamente, ma questa volta era diverso. Ho pensato molto, disse mia moglie Andrea con un'espressione seria, ed è davvero importante per me. Sento che ho bisogno di esplorare la vita oltre la nostra relazione. Ero completamente scioccato, sopraffatto da molte emozioni, confusione, smarrimento e rabbia che mi sono cadute addosso tutte in una volta. Non potevo crederci. Penso che se mi prendo il tempo per capire meglio me stessa, finirò per essere una partner migliore per te. Ero senza parole, sperimentando un misto di emozioni mentre sedevo e cercavo di dare un senso a quello che aveva appena detto. Mi dispiace, cosa? L'ho interrotta mettendo le mani sul tavolo e guardandola dritto negli occhi, l'espressione del mio volto rifletteva la mia completa confusione. Lei si è voltata senza incontrare il mio sguardo e ha continuato a parlare. «Rob, voglio avere altre relazioni», disse Andrea. «Voglio parlarne con te ora, così non ci saranno sorprese più tardi». Mi sono sentito davvero deluso e il mio cuore ha cominciato a battere velocemente. «Cosa intendi per altre relazioni, Andrea?» ho chiesto. La sua risposta era vaga. «Forse tipi diversi», ha detto. Mi sentivo ancora più confuso e respirare era difficile. Ho cercato di rimanere calmo mentre chiedevo: «Cosa intendi, Andrea? Stai parlando di uscire con altri uomini? Vuoi essere infedele e ti aspetti che non mi dispiaccia mentre esci con altri ragazzi?» La mia voce è salita e ho notato che i commensali vicini potevano sentire la nostra conversazione. «Per favore, stai tranquillo, caro, non abbiamo bisogno che tutti ci ascoltino», sussurrò Andrea urgentemente, cercando di calmarmi. Ho capito che stava pianificando di darmi la notizia in un luogo pubblico per evitare una scenata. Mi ha sorpreso, il che mi ha fatto sentire male e con dei nodi nello stomaco. Tutto quello che riuscivo a dire era un confuso «Perché? Perché vuoi uscire con altri uomini, Andrea?» Ha risposto che aveva bisogno di spazio per trovare se stessa. Non potevo fare a meno di chiedere: «Cosa intendi, Andrea? Stai dicendo che vuoi stare con altri uomini? Stai pensando di porre fine alla nostra relazione?» Mi ha assicurato che non mi stava lasciando, che mi amava profondamente e vedeva un futuro con me, ma ha detto che aveva bisogno di tempo per esplorare parti di sé che non aveva mai esplorato prima. Voleva il mio permesso per farlo, promettendo che sarebbe stato solo temporaneo. Ha detto che sarebbe tornata da me una volta capito tutto. Questa era l'ultima cosa che mi aspettavo di sentire alla cena del nostro 5° anniversario. Andrea mi ha scioccato dicendo che voleva stare con altri uomini e si aspettava che fossi d'accordo senza fare domande. Ero senza parole e non riuscivo a pensare lucidamente. Mi sono alzato con calma, ho finito il mio vino, ho posato il bicchiere e ho lasciato il ristorante in silenzio. «Non so dove stai andando, ma ti suggerisco di prendere un taxi per tornare a casa», ho detto, dopo aver lasciato il ristorante.
Ho trovato la mia macchina, ho acceso il motore, messo la marcia e sono partito senza avere un'idea chiara della meta. Avevo un mal di testa che partiva da dietro e si diffondeva in tutto il corpo. Il tempo e il luogo erano offuscati da una foschia e la mattina successiva, quando mi sono svegliato in macchina, stavo lottando per capire l'ambiente circostante. Uscendo dalla macchina, mi sono stiracchiato e ho sbadigliato cercando di dare un senso agli eventi della notte precedente e sperando disperatamente che fosse solo un brutto sogno. Con la vescica piena e un forte desiderio di bere caffè, sapevo che dovevo raccogliere i miei pensieri prima di tornare a casa. Trovando un posto isolato nei cespugli vicini, sono tornato alla macchina, ho acceso il motore e sono andato in cerca di una tazza di caffè molto necessaria. Mi sono preparato rapidamente la colazione e l'ho accompagnata con il caffè, cercando di capire cosa fare in questa situazione. L'idea che mia moglie uscisse con altri uomini era completamente inaccettabile per me. Avrebbe indubbiamente portato al crollo del nostro matrimonio. Anche se Andrea mi aveva parlato dei suoi sentimenti, mi chiedevo ancora se intendesse davvero quello che aveva detto. Forse stava attraversando un periodo difficile e fuggendo dalla realtà non ne sono sicuro perché non sono un esperto di salute mentale. Ho controllato il mio telefono e ho realizzato che era stato spento per tutta la notte. Quando l'ho acceso, ho visto molte chiamate perse e messaggi da Andrea, preoccupata per me. Non ero ancora pronto per affrontarla, ma sapevo che non potevo evitarla per sempre. Ho ignorato i suoi messaggi e ho continuato a muovermi avanti. Mi sono seduto con del caffè e una grande colazione, cercando di capire cosa fare dopo. Quando sono tornato a casa, Andrea ha chiesto: «Dove sei stato tutta la notte, tesoro? Ero così preoccupata per la tua sicurezza. Pensavo potessi aver avuto un incidente e essere rimasto bloccato», ha detto con un'espressione preoccupata sul volto. Ha cercato di baciarmi, ma ho fatto un passo indietro e le ho detto che avevo deciso di iniziare la mia giornata con una doccia rinfrescante prima di iniziare una conversazione seria. «Hai menzionato il tuo viaggio di scoperta di te stessa ieri sera e dobbiamo parlarne», ho detto mentre passavo accanto a lei e mi dirigevo di sopra verso la camera da letto, togliendomi il completo che avevo indossato tutta la notte mentre andavo. Sotto i getti di acqua calda ho pensato alle cose importanti che dovevo dirle, non sapendo quale sarebbe stato il risultato. Sentivo il desiderio di agire e scoprire se il nostro matrimonio era stato preservato o se lei stava dicendo addio. Potrebbe essere una prova della mia fedeltà verso di lei. Non avevo idea di come si sentisse. Credevo di adorarla. In effetti l'ho sposata. Lei mi ha detto che mi amava anche. Abbiamo avuto un grande matrimonio e un viaggio straordinario in Europa per celebrare il nostro amore. Sono sempre stato fedele a lei, non ho mai nemmeno pensato di stare con qualcun altro, ma lei non sembra essere altrettanto impegnata quanto me. Fortunatamente non abbiamo ancora figli. Decideremo su quello più tardi a seconda di ciò che succede. Dopo aver cambiato i miei vestiti, sono andato in cucina a fare altro caffè. Ho preso un quaderno e una penna. Andrea era già lì a guardarmi attentamente. Nonostante cercassi di mantenere la calma esteriore, mi sentivo depresso dentro. Mi sono versato una tazza di caffè e mi sono seduto. «Potresti spiegarmi di nuovo, Andrea, perché vuoi avere una relazione al di fuori del nostro matrimonio?» «Amore, voglio affermarmi come donna. Mi sembra che i miei bisogni non siano soddisfatti in questo momento. Ho bisogno dell'opportunità di esplorare e trovare quella soddisfazione da sola». «Quindi stai suggerendo di prendere una pausa dalla nostra relazione per capire cosa vuoi?» «No, amore, non sto suggerendo di separarci. Intendo rimanere vicina a te nella nostra casa, ma è importante per me essere indipendente nel tempo e nelle scelte». «Andrea, quando hai intenzione di iniziare questo viaggio e creare la tua nuova routine quotidiana? Sono aperto a parlare quando sei pronta, ma Andrea, non posso essere d'accordo con quello che stai dicendo. Quando ci siamo sposati, abbiamo promesso di stare insieme per sempre, amandoci e sostenendoci a vicenda. Pensare di stare con qualcun altro infrange quelle promesse. Ho ancora speranza per noi. Non sono pronto a rinunciare al nostro matrimonio. Sento che ci siamo allontanati, ma voglio risolvere questo. Siamo entrambi così impegnati con il lavoro che non passiamo abbastanza tempo insieme. Mi manca sentirmi amato e valorizzato come all'inizio della nostra relazione.
So che mi concentro sul provvedere per la nostra futura famiglia, ma voglio che ricordiamo l'amore che ci ha uniti all'inizio. Cerchiamo di dare priorità alla nostra relazione e ritrovare la gioia di stare insieme. Lavoriamo insieme per realizzare il sogno di cui abbiamo parlato quando ci siamo sposati, come pagare il debito per questa casa. La mia rabbia stava crescendo, ma sapevo che dovevo rimanere calmo. Stai pensando di tradirmi con altri uomini? Questa domanda mi spaventava. Avrei dovuto rispondere prima di tutte le altre. Tesoro, non sono sicura di cosa farò se si presenta l'opportunità, potrai pensarci. Quindi stai pensando di tradirmi? Rob, non si tratta di ferirti, non è tradimento se sei consapevole di quello che sta succedendo. Mi sentivo davvero stressato in quel momento, quindi ho fatto un respiro profondo per calmarmi. Ho sorseggiato il mio caffè, desiderando che fosse qualcosa di più forte per aiutarmi a rilassarmi. Sapevo di dover rimanere concentrato e continuare. Quindi fammi capire bene, Andrea, stai pensando di uscire con altri ragazzi, magari anche andare a letto con loro, e sarai ancora qui a casa? Beh, non è così semplice, tesoro, non sono sicura. Andrea, secondo me è tutto abbastanza semplice. Stai suggerendo di fare tutto insieme durante questo periodo? Non dimenticare che sei ancora sposata. Prenderemo solo una pausa dal nostro matrimonio per un po'? Stai suggerendo di mantenere una relazione intima durante questo periodo? Certo, Rob, siamo una famiglia, io e te. Ti apprezzo profondamente e voglio che rimaniamo una famiglia. Penso solo di doverlo fare di tanto in tanto per avere chiarezza. Quanto spesso hai intenzione di farlo, Andrea? Ogni fine settimana, più volte a settimana, ogni sera? Quanto hai intenzione di esplorare? Non sono ancora sicura, amore. Perché sei così preoccupato di quanto spesso ci vedremo? Devo capire cosa farò mentre sei fuori con altri uomini. Non ho qualcuno così nella mia vita. Ho fatto un respiro profondo e ho cercato di rimanere calmo. Ero sul punto di perdere la pazienza, ma dovevo concentrarmi per non lasciare che le cose degenerassero. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo parlare prima di prendere decisioni. Sei sicura che questo è quello che vuoi? Hai pensato a come questo influenzerà il nostro matrimonio? Ho chiesto ad Andrea. Lei annui, ma non diede una risposta diretta. Era chiaro che non stava pensando ai miei sentimenti e non stava prendendo in considerazione il mio punto di vista. Poi ha detto: «Se mi ami, me lo permetterai». Ho risposto: «Andrea, se mi ami davvero, non lo farai». Ho fissato un limite chiaro, tesoro, ho preso una decisione, non posso cambiare idea. Questo ultimatum determinerà il nostro futuro, la nostra relazione non sarà mai più la stessa. Andrea non capiva appieno cosa sarebbe successo se avesse perseguito relazioni al di fuori del nostro matrimonio, e questo cambiava tutto. È ora di agire. Queste sono le mie regole e non cambieranno. Le ho detto cosa doveva fare se voleva vedere altre persone. Era chiaro che avrebbe dovuto trovare un altro posto dove vivere durante questo periodo. Le ho chiarito che non potevo vivere con lei mentre usciva con altri uomini e non volevo che venissero a casa nostra. Lei ha chiesto dove poteva andare, quindi ho suggerito di stare con la sua amica Jessica, che è divorziata e vive da sola. Ho suggerito che chiedesse a Jessica se poteva stare con lei per un po'. Se questo non fosse stato possibile, poteva affittare un appartamento temporaneo, ma avrebbe dovuto pagare le utenze e una macchina. Andrea, che insegnava alla terza elementare in una scuola locale, aveva un reddito stabile. D'altra parte, io lavoravo come revisore forense per una nota azienda, ricevendo un salario generoso e bonus annuali. Ho ammesso che forse non potevo soddisfare completamente tutti i suoi bisogni nella nostra relazione, ho confessato. Andrea mi guardò direttamente per la prima volta, sentendosi trionfante nella nostra battaglia in corso. Se stai offrendo un matrimonio aperto, allora devo essere preparato per te a cercare un'altra relazione. Tornerai da me, Andrea, dopo tutto questo? Amore, capisco tutto. Sei molto caro per me. Sei il mio partner. Voglio che abbiamo una famiglia insieme. Ma se stai uscendo con altri uomini, cosa ti aspetti da me? Ti aspetti che ti sia fedele? Dovrei semplicemente stare a casa, aspettare che finisca con loro e poi accoglierti di nuovo? Hai pensato a come mi sentirei riguardo a tutto questo? Voglio che tu sia il mio partner, solo mio. Andrea, qualunque cosa succeda quando siamo separati, non importa quando saremo di nuovo insieme. Immagino un futuro in cui sei il mio partner e il padre dei nostri figli.
È strano pensare diversamente. Sembrava che Andrea fosse d'accordo con la mia decisione di non permettere ad altri uomini di venire a casa nostra per l'intimità. Forse lo vedeva come una vittoria, ora poteva parlare con altri ragazzi senza il mio coinvolgimento. Va bene, ma dobbiamo parlare di alcune cose. Puoi spostare le tue cose nella stanza degli ospiti? Non sono sicuro di essere pronto a condividere un letto con te in questo momento. Le tue azioni mi stanno davvero ferendo. Sembra che tu stia cercando di allontanarmi senza dirlo direttamente. Puoi spiegarmi cosa sta succedendo? Andrea non ha reagito molto, quindi ho capito che stava iniziando a capire che non avrei semplicemente accettato le cose così come erano. Forse era sorpresa che volessi dormire separatamente, ma cosa si aspettava? Pensava che avrei dimenticato e le avrei permesso di tradirmi, poi avrei agito come se tutto fosse normale? Assolutamente no. Andrea si era avvicinata a un'altra insegnante, Jessica. Sentivo che Jessica influenzava alcune delle scelte di Andrea. Jessica, una insegnante divorziata, era stata invitata a lasciare la stessa scuola dove lavorava Andrea perché suo marito aveva scoperto delle sue relazioni. A 35 anni, Jessica era attraente, ma aveva l'abitudine di entrare in relazioni con qualsiasi uomo che le prestasse attenzione. Sospettavo che il comportamento di Jessica potesse aver influenzato la decisione di Andrea di esplorare prima di stabilirsi e iniziare una famiglia. Per me, la dura verità era che se Andrea continuava a muoversi in questa direzione di scoperta di sé, la nostra famiglia potrebbe non sopravvivere. L'esito più probabile sarebbe stato un divorzio. Mi sono alzato dal tavolo e ho iniziato a lasciare. Andrea ha chiesto: «È la fine, Rob? Mi stai dicendo di andarmene?» Ho risposto: «Sì, è quello che stiamo facendo ora, Andrea. Per favore, non fraintendermi, mi rifiuto di accettarlo. Quando abbiamo scambiato i voti, abbiamo promesso di essere fedeli l'uno all'altra. Ora stai pensando di rompere quella promessa. Cosa dovrei fare? Devo sedermi e guardarti con altri ragazzi? Se vuoi un matrimonio aperto, allora penso di avere il diritto di fare lo stesso». Andrea rimase in silenzio, scioccata, e io me ne andai prima che le cose peggiorassero. Ho preso le chiavi della macchina e ho lasciato la casa. «Dove stai andando, tesoro?» mia moglie ha chiesto. «Non ne sono ancora sicuro, ma per favore inizia a fare le valigie e trova un altro posto dove stare. Ricorda solo che non puoi tradire il nostro matrimonio fino a quando non te ne vai». In risposta, ho sbattuto la porta dietro di me con più forza del solito. Ero preparato al fatto che, se necessario, avrei dovuto andarmene da solo, dato che era stata mia moglie a causare questa situazione caotica. Credevo che dovesse essere lei a gestire l'inconveniente. Inoltre, immaginavo che Jessica, una donna nota per la sua promiscuità, stesse manipolando Andrea, quindi avrebbe dovuto essere lei a rispondere delle conseguenze. Nonostante il forte desiderio di incontrare Jessica a casa sua, mi sono costretto a trattenermi. Lunedì mattina presto sono andato al lavoro prima che Andrea si svegliasse. Dato che le intenzioni di Andrea mi gravavano sulla testa, ho realizzato che avevo un lavoro significativo da fare per rafforzare il mio piano. Ero determinato a non sopportare la sua infedeltà. Se lei decideva di porre fine al nostro matrimonio, allora avrei dovuto prendere provvedimenti per sistemare la situazione. Il pensiero che mi tradisse era incredibilmente doloroso. Non potevo semplicemente ignorare il suo coinvolgimento nelle relazioni extraconiugali e agire come se tutto fosse a posto quando tornava a casa. Ero preoccupato per ciò che poteva accadere, come ammalarsi o rimanere incinta a causa di quello che stava facendo. Sapevo che dovevamo divorziare, quindi ho parlato con il mio avvocato, che è anche un buon amico. Di solito ci aiuta con cose come l'acquisto di case o la redazione di testamenti. Non mi aspettavo che gestisse il divorzio, ma mi fidavo dei suoi consigli per trovare un buon avvocato. Mi ha messo in contatto con qualcuno del suo studio e ho incontrato questa persona lo stesso giorno. L'incontro è stato difficile, ma il mio nuovo avvocato era molto bravo nel suo lavoro e conosceva bene le leggi del nostro Stato. Non volevo che il nostro divorzio fosse una grande battaglia. Ero d'accordo con dividere tutto 50-50. Quando ci siamo sposati non avevamo molto e abbiamo lavorato duramente entrambi per costruire una vita felice insieme. Mi andava bene che tutto fosse diviso equamente. Dopotutto ho un cuore.
Ho preparato i documenti necessari e li ho tenuti da parte fino a quando non avessi avuto prove concrete che mia moglie aveva effettivamente frequentato altri uomini. Fino ad allora era solo una misura preliminare da parte mia. La settimana sembrava volare via a passo di lumaca. Ho cercato di trascorrere il meno tempo possibile a casa, preferendo uscire ogni sera, di solito andando in palestra per alleviare lo stress. Ho notato che Andrea era molto con Jessica e giovedì mi ha detto che sarebbe rimasta con lei per alcune settimane fino a quando non avesse trovato un posto più adatto. Ho realizzato che il posto che le avevo assegnato le avrebbe dato l'opportunità di trascorrere del tempo con i suoi fidanzati senza la mia interferenza. Molto probabilmente Jessica avrebbe accolto anche i suoi partner, creando una buona compagnia. La situazione era un disastro. Solo una settimana dopo il nostro 5° anniversario, mia moglie ha detto che voleva avere relazioni extraconiugali. Ha fatto le valigie per andarsene, ma poi ha esitato. Tesoro, non voglio andare. Possiamo risolvere questo problema così posso rimanere? Ti amo così tanto e voglio che il nostro matrimonio migliori, ha detto guardandomi con occhi supplicanti. Ho risposto: Andrea, se mi amassi davvero e volessi che il nostro matrimonio migliorasse, non te ne andresti. Voglio che tu rimanga, ma non posso accettare che tu stia con altri uomini mentre sei ancora mia moglie. Ti amo, ma non posso tollerare questo tipo di comportamento. Andiamo insieme a una seduta di consulenza matrimoniale per risolvere i nostri problemi. Se non vuoi, non so cos'altro dire. Semplicemente vai via. Mentre stava facendo le valigie in macchina, sono andato al negozio di ferramenta per comprare nuove serrature per la casa. Ho cambiato 3 serrature nel fine settimana e ho aggiornato il codice di sicurezza per l'apriporta del garage, sperando di aumentare la sicurezza della nostra casa. Ho trascorso la notte tra sabato e domenica a casa, guardando le pareti e desiderando che Andrea tornasse in sé e tornasse. La settimana successiva è stata incredibilmente difficile. Andavo in palestra ogni giorno e ho ricominciato a correre per affrontare lo stress. A volte mi sentivo davvero disperato, desiderando che mia moglie tornasse. Era difficile per me capire come potesse avere relazioni extraconiugali mentre era ancora sposata con me. Ho lottato con il sentimento di non essere abbastanza, chiedendomi se fosse qualcosa su di me che la faceva tradire. Ho approfondito le ragioni per cui le persone tradiscono. Sono rimasto sorpreso di scoprire che circa il 40% delle persone sposate ha relazioni extraconiugali. Ancora più sorprendente è che quasi il 90% di loro sceglie di rimanere sposato. A volte il coniuge tradito decide di ignorarlo, soprattutto se ha figli e non si accorge della relazione. Molte donne che tradiscono dicono di amare ancora il loro marito e la loro famiglia, ma sentono che manca qualcosa a casa. Gestire una casa e prendersi cura dei figli richiede così tanto tempo che non rimane molto per la relazione con il coniuge. Vogliono sentirsi speciali e amati da qualcuno che si concentri su di loro, non solo parlare di faccende o figli dopo essere stati intimi. Forse la chiave per un buon matrimonio è trattare il coniuge come tratteresti un amante, invece di divorziare e concentrarsi solo sul lato fisico. Dovrei sorprendere mia moglie al club dove va con Jessica? Le persone tradiscono per motivi diversi, a volte perché sono infelici o si sentono distanti dal partner o vogliono vendicarsi di un tradimento. Alcune donne dicono di tradire per cercare di salvare il loro matrimonio. Non sono sicuro di questo, ma i ricercatori che studiano l'adulterio hanno trovato che è vero. Il matrimonio è un'istituzione complessa che richiede dedizione costante per mantenere il legame tra i partner. Una partnership in cui entrambe le parti concordano sugli affari extraconiugali dura raramente a lungo. Si formano legami emotivi che alla fine portano a un sentimento di tradimento. Le relazioni poliamorose, che spesso portano al divorzio, possono essere non meno difficili e stressanti, specialmente se coinvolgono i bambini. L'ulteriore rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili complica ulteriormente la situazione. A mio parere, la monogamia è l'opzione migliore per un matrimonio di successo. Se entrambi i coniugi non condividono questa convinzione, potrebbero essere incompatibili come coniugi e dovrebbero considerare di trovare partner che condividano i loro valori. È importante pensare se la tua trascuratezza del partner ti ha allontanato.
Mi chiedo se non le ho dato l'attenzione che meritava, concentrandomi su ciò che pensavo fosse necessario per creare una vita migliore per noi. Ho sbagliato le mie priorità? Non posso dirlo con certezza. So solo che mi sentivo infelice quando mia moglie ha deciso di lasciare la nostra casa e stare con altri uomini cercando qualcosa che, secondo lei, non potevo offrirle. Non pensavo che la sua scelta avrebbe giovato alla nostra relazione. Un'altra settimana triste è passata. Ho resistito alla tentazione di contattare mia moglie e ho ricevuto solo un messaggio da Andrea che mi chiedeva di inoltrarle la posta. I suoi messaggi erano freddi e non contenevano segni di voler ricostruire il nostro matrimonio. Era chiaro che stava andando avanti e cercava una nuova relazione, forse anche con diversi partner per il piacere. Intrigato dai suoi nuovi appuntamenti, ho pensato di seguirla e vedere dove andavano lei e Jessica. Ho passato davanti all'appartamento diverse volte, ma ho resistito alla tentazione di fermarmi. Sapevo di non poter sopportare una sorveglianza costante. Dovevo lasciarla decidere da sola, altrimenti potrebbe non tornare mai. Ogni giorno la possibilità di risolvere le cose diventava sempre più piccola, ma più a lungo restava lontana, meno la volevo indietro. Dopo un mese senza aver sentito nulla da lei, Andrea si è presentata a casa inaspettatamente. Non poteva aprire la porta con la sua chiave, quindi ha dovuto suonare il campanello e bussare. Quando ho aperto la porta ho chiesto: «Cosa ti porta qui oggi, Andrea?» Sembrava sorpresa e ha detto: «La mia chiave non funziona più. Cosa sta succedendo?» Ho mantenuto un volto serio e le ho detto che avevo cambiato tutte le serrature. Quando ha cercato di entrare, l'ho bloccata e ho chiesto: «Cosa ti serve, Andrea?» Sono tornata a prendere alcune cose che ho dimenticato quando mi sono trasferita con Jess. Ancora una volta, la sua visita era solo per prendere le sue cose, non per cercare di stabilire una relazione con me. Non sembrava preoccuparsi dei miei sentimenti e del risentimento che potrei provare. Era ovvio che ero solo un ostacolo nei suoi piani. Pensava davvero che non sarei stato influenzato dalla sua relazione con altri uomini e che alla fine l'avrei accettata di nuovo? Ho raccolto diverse scatole delle sue cose da vari posti della casa e ora sono conservate in garage, quindi non c'è bisogno di questo. L'ho accolta in casa sapendo che era ancora casa sua. Siamo andati in garage dove ha visto tutte le sue scatole di cose in attesa di lei. «Quanto tempo resterai con Jessica?» ho chiesto. «È stata così utile, starò con lei per un po'», disse Andrea. «Sono sicura che tra pochi mesi tornerò da te e sarò una moglie ancora migliore, poi potremo iniziare una famiglia». Non potevo fare a meno di ridere di questo. L'idea che stare con altri uomini l'avrebbe resa una moglie o una mamma migliore mi sembrava ridicola. Sembrava che i suoi pensieri, probabilmente influenzati da Jessica, fossero confusi. Nel profondo, doveva sapere che non aveva senso. Avevo i miei pensieri al riguardo. «Hai incontrato qualcuno di speciale?» La mia domanda fece arrossire Andrea, il che indicava che la risposta era già chiara per me. Io e Jess siamo andati a qualche appuntamento con ragazzi del nostro club, ma questi sono stati tutti i nostri incontri romantici. «Come ti piace stare con i tuoi nuovi fidanzati?» ho chiesto, osservando Andrea arrossire mentre frugava tra le scatole delle sue cose, già conoscendo la risposta. Ho deciso di lasciare il garage e tornare in cucina per bere caffè e leggere un giornale. Pochi minuti dopo, Andrea è uscita con una borsa delle sue cose e ha guardato intorno alla cucina. Si aspettava di trovare la casa sporca, ma con sua sorpresa era impeccabilmente pulita. Avevo assunto un servizio di pulizie che veniva 3 volte a settimana, quindi non c'erano piatti, bottiglie di birra o pile di biancheria nella casa. Nonostante la condizione impeccabile della casa, sembrava delusa, cercando di accettare il fatto che mia moglie mi avesse lasciato per un altro uomo. Non potevo fare a meno di sentirmi sopraffatto dal contrasto tra la casa ben tenuta e la mia stessa scossa emotiva. «Hai bisogno di qualcos'altro, Andrea?» Potevo sentire la sua curiosità riguardo a ciò che stava succedendo mentre era via. «Allora, tesoro, come sono andate le cose da quando ho iniziato a vivere con Jess?» «Sto bene, il mio lavoro non mi disturba e viaggio molto». «Non vai da nessuna parte o stai solo a casa da solo?» Ho aspettato questa domanda. Come si dice, ciò che è buono per uno è buono per l'altro. È ora di espandere delicatamente i confini delle sue capacità.
Ultimamente sono rimasto attivo unendomi a un gruppo di ciclismo che si riunisce 2 volte a settimana per giri organizzati. Partiamo da un punto preciso e pedaliamo insieme, coprendo una buona distanza. È stato davvero gratificante, incontro nuove persone e chiacchiero davanti a una birra e un hamburger dopo il giro. Il ciclismo mi fa venire fame e la pressione di Andrea mi ha effettivamente aiutato a perdere un po' di peso nelle ultime settimane. L'esercizio è stato il mio modo di evitare un crollo. Ho cercato di non bere troppo perché non avrebbe aiutato. È bello, ha detto Andrea, suonando più curiosa delle mie attività che di ciò che ha realmente detto. Mentre guidava via, iniziava a rendersi conto che il suo piano non stava andando come sperava. Forse il suo fedele marito ha trovato qualcun altro e non vuole più stare con lei. Forse il suo desiderio di trovare un ragazzo che colmasse il vuoto nel suo matrimonio ha portato a conseguenze inaspettate e serie. È emerso in seguito che Andrea aveva frequentato 2 uomini del club a cui partecipava con Jessica e aveva ripetutamente avuto relazioni intime con entrambi. Hanno perso interesse per lei dopo l'incontro, non vedevano l'ora di lasciare l'appartamento di Jessica. Entrambi gli uomini erano in una relazione seria e cercavano solo una soddisfazione temporanea, cosa che Andrea faceva. Dopo un paio di mesi è diventato chiaro per me che il mio matrimonio era finito e che era ora di passare alla fase successiva del mio piano. Andrea non mi ha contattato per diverse settimane, il che indicava che non stava pensando a me e al nostro matrimonio. Sembrava più concentrata sui suoi desideri e bisogni che sul tornare a casa. Anche se decidesse di tornare, probabilmente comporterebbe molte condizioni e non ero sicuro di poterla riaccogliere in tali circostanze. Sono stato davvero preoccupato quando ho scoperto che Andrea è andata nella Repubblica Dominicana con uno dei suoi fidanzati durante le vacanze scolastiche. Si sono divertiti a prendere il sole e fare diverse attività. Le bugie di Jessica su di me, come cattivo marito, e il mio atteggiamento disinteressato verso Andrea hanno giocato un ruolo importante nella sua decisione di porre fine al nostro matrimonio. Ora vive con la sua amica infelice, che è divorziata, in un piccolo appartamento. La sua reputazione tra amici e familiari è in declino. Quando la madre di Andrea ha scoperto che era andata ai Caraibi con un altro uomo, non era felice. Il biglietto di Andrea riguardo a trovare altri partner ha fatto riflettere sua madre. Le ho detto di parlare direttamente con Andrea per scoprire cosa stava realmente accadendo. La madre di Andrea le ha chiesto direttamente: «Perché hai lasciato casa? Cosa c'è che non va con Robert? Ti tratta male?» Andrea ha rassicurato sua madre dicendo: «No, mamma, non mi tratta male, ma non mi sento desiderata o attraente con lui e voglio davvero sentirmi voluta. Non mi sento attratta da lui, quindi lo sto cercando altrove. Prima di iniziare una famiglia con Rob, voglio divertirmi un po'. Ne ho bisogno ora, ma tornerò da lui quando mi apprezzerà di più. Tutto andrà bene, vedrai», dichiarò Andrea con sicurezza alla sua scioccata madre. «Se hai relazioni con altri uomini, Robert non ti vorrà come moglie». «Il tradimento rovinerà il tuo matrimonio, non capisci?» le avvertì preoccupata sua madre. «Sono sicura che Rob mi ama, mamma. Sa perché ne ho bisogno», assicurò Andrea. «Tornerò a casa in pochi mesi, al massimo 1 anno, e poi potremo iniziare una famiglia». «Andrea, è ora che tu ti svegli e torni a casa, altrimenti potrebbe non esserci più matrimonio né marito a cui tornare. E non avrai figli, capisci?» «Mamma, so che Rob mi ama e sono sicura della mia scelta», rispose Andrea con fiducia. Neanche sua madre riuscì a farle cambiare idea. Quindi, seguendo il principio di uguaglianza, ciò che è buono per uno dovrebbe essere buono per l'altro. Dopo che Andrea se n'è andata 3 mesi fa, ho deciso di verificare se ero pronto a ricominciare. Dovevo cambiare qualcosa della routine monotona di lavoro, palestra, ciclismo e sonno che ha consumato i miei giorni da quando mia moglie se n'è andata alla ricerca di compagnia femminile. Ho trovato il coraggio e ho chiesto a una delle donne con cui pedalavo di uscire. È ora di andare avanti e iniziare una nuova parte della mia vita. Stavo aspettando che questo periodo difficile fosse finito. Sembrava che fosse tutto ciò che potevo fare. Parte di me sperava ancora che Andrea si rendesse conto di quello che stava facendo, lo fermasse e tornasse a casa, ma sembrava un pensiero illusorio. Dovevo accettare la verità. Non sembrava probabile che sarebbe tornata, almeno non come mia moglie o la donna che conoscevo prima.
Sembrava le piacesse essere indipendente ora. Voleva eccitazione e sicurezza, cose che mancavano nel nostro matrimonio. Gli psicologi dicono che è per questo che le donne a volte tradiscono i loro mariti. Volevo prendere un appuntamento, così non sembravo troppo impaziente o concentrato solo sul trovare qualcuno di nuovo. Capivo che potrebbe essere imbarazzante se non stabilissi prima una comprensione reciproca nel mio gruppo di ciclismo e poi viceversa prima di chiedere a una delle donne di uscire. Non volevo che sembrasse un appuntamento romantico, perché il nostro gruppo di ciclismo era così unito, molti dei miei amici sapevano della mia recente separazione da mia moglie e forse anche della vita attiva di Andrea. In una piccola città come la nostra, le notizie viaggiano velocemente e il pettegolezzo è inevitabile. Quindi, quando ho chiesto a Diana di unirsi a me per un drink e un pasto, sono rimasto piacevolmente sorpreso quando ha accettato. Volevo che tutto fosse calmo e rilassato, senza troppa enfasi. Ho suggerito di fare kayak sul lago prima di cena. Ho convinto Diana a provare il kayak, nonostante la sua mancanza di esperienza basata sulla sua stessa esperienza in questo campo. Intrigata, ha accettato e i nostri piani si sono rapidamente trasformati in una piacevole passeggiata. Dopo l'avventura sull'acqua abbiamo gustato del cibo delizioso e delle bevande. Come risultato, Diana si è divertita molto a fare kayak con me per circa 3 ore. Siamo andati in un ristorante affascinante per gustare una cena deliziosa e delle bevande. Ho scelto una bistecca con patate fritte combinata con una deliziosa birra locale e Diana ha provato un piatto di pasta accompagnato da vino bianco. L'atmosfera era rilassata e priva di qualsiasi pressione. Dopo il pasto abbiamo assaggiato il gelato. Ho accompagnato Diana a casa, esprimendole la mia gratitudine per una giornata meravigliosa. Quando mi sono chinato per baciarla sulla guancia, mi ha sorpreso aggrappandosi alle mie labbra. Il bacio era incantevole e mi ha sorpreso. Non volevo sembrare troppo entusiasta, quindi ho aspettato il nostro solito giro in bicicletta di martedì per proporre un'altra uscita. Diana mi ha sorpreso dicendo che pensava che non mi divertissi abbastanza perché non mi facevo avanti. Le ho detto che mi piaceva passare del tempo con lei. Abbiamo concordato di incontrarci sabato per una partita di golf. Ho imparato che è importante trovare il giusto equilibrio quando parli con qualcuno che ti piace. Se lo bombardi con messaggi e chiamate, può allontanarlo. Quindi ho mandato un messaggio a Diana venerdì per dire quanto ero entusiasta della nostra partita di golf di sabato. Ho suggerito un orario per prenderla, ma ho anche detto che poteva incontrarmi al club di golf se era più facile per lei. Dopo che mi ha chiesto di prenderla, abbiamo fissato un appuntamento per il tardo pomeriggio. Il tempo trascorso sul campo da golf è stato piacevole, anche se entrambi sapevamo che non saremmo mai diventati professionisti. La sera, per cena, abbiamo cucinato un barbecue e bevuto una bottiglia di vino a casa mia. Quando è stato il momento di accompagnarla a casa, mi ha sorpreso lasciando le chiavi della macchina sul bancone della cucina e chiedendomi di andare in camera da letto. Quando mi sono svegliato la mattina successiva, ho trovato una donna straordinaria sdraiata accanto a me. Quando la sua mano si è posata casualmente sul mio corpo, non potevo fare a meno di ammirare i tratti affascinanti del viso di Diana. I suoi lunghi capelli scuri cascavano sulla schiena, completando i suoi occhi verdi e la sua pelle perfetta. La leggera cicatrice sul mento, rimasta da un incidente d'infanzia, sembrava solo accentuare la bellezza del suo viso. Con la sua alta statura e la figura snella, pesava poco ed era distinta da un'eccezionale forma fisica. Diana lavorava come infermiera nella sezione pediatrica di un ospedale vicino e mostrava sempre una vera gentilezza in tutto ciò che faceva. C'era qualcosa in lei che mi attirava fin dall'inizio. Abbiamo fatto colazione insieme sul mio patio, ma presto la conversazione si è spostata su di me e sui miei piani, specialmente riguardo al mio divorzio. Era un argomento delicato e potevo capire dove stava andando. Diana voleva conoscere le mie intenzioni prima di coinvolgersi troppo emotivamente, il che era giusto. Nessuna donna vuole passare del tempo con qualcuno che potrebbe tornare dalla sua ex più tardi. Quando ho spiegato come Andrea se n'era andata e come si comportava stranamente, l'espressione di Diana mi ha detto che probabilmente non sarebbe tornata. Vedendo quanto fosse profondo il coinvolgimento di mia moglie con altri uomini, mi sentivo pronto per il prossimo passo del mio piano. Così, lunedì mattina, ho chiamato il mio avvocato e, Gigli,
ho chiesto di coinvolgere il suo investigatore. Il mio obiettivo era scoprire tutti i dettagli delle relazioni di mia moglie con altri uomini prima dell'inizio del processo di divorzio. È emerso che frequentava diversi uomini, molti dei quali erano sposati, e spesso si riunivano nell'appartamento di Jessica dopo le serate nei bar e nei club. Dopo aver ricevuto i documenti del divorzio, Andrea è apparsa alla mia porta di sera stringendo una grande busta marrone. C'era preoccupazione sul suo volto. «Perché sei qui, Andrea?» ho chiesto. «Qualcuno mi ha dato questi documenti oggi», ha spiegato. «Perché hai chiesto il divorzio?» «Avevo promesso che sarei tornata presto. Potevamo iniziare a pianificare il bambino di cui stavamo parlando». Le ho chiesto di unirsi a me in cucina, ma le ho ricordato che era troppo tardi per quello. «Ti ho chiesto specificamente di non andartene, ma hai deciso di farlo comunque», ho detto. Lei ha obiettato dicendo che aveva bisogno di trovare se stessa e sentirsi sicura. Non potevo fare a meno di ridere. «Ti senti sicura adesso? Hai avuto il tempo di analizzare la tua attrattiva e le tue relazioni? Hai incontrato nuove persone e vissuto esperienze significative?» Ho iniziato ad aprirmi ed esprimere i miei sentimenti. Sembra che tutto sia cambiato. Non ho avuto tue notizie da quando sei partita. Non mi hai nemmeno contattato per il mio compleanno, forse perché eri occupata con uno dei tuoi altri partner nella Repubblica Dominicana. Anche tua madre ti ha chiamato e ha chiesto perché non l'hai chiamata per la festa della mamma. Mio Dio, sei stata con qualcun altro tutto questo tempo? Ti amo molto e capisco che potrei averti allontanato. Sto tornando a casa oggi. Mi dispiace, ma non puoi tornare. Sono ancora tuo marito, ma per decisione del tribunale non puoi avvicinarti a questa casa fino alla fine del divorzio. Non ti denuncerò, ma devi andartene. Andiamo, Andrea, decideremo tutto in tribunale. Andrea ha iniziato a capire la serietà dei nostri voti matrimoniali: amare, onorare, apprezzare, essere fedeli e impegnarsi a non coinvolgerci con altri. Questa casa non è particolarmente preziosa per me, Andrea, è tua se la vuoi. La mia parte vale circa $150.000 poiché è quasi pagata. In alternativa, possiamo vendere la casa e dividere i profitti. Tutto è semplice e chiaro. Ha trovato un nuovo posto dove vivere e ha iniziato la sua vita da zero. Nonostante la rottura fosse dolorosa, entrambi sapevamo che era per il meglio. Mi sono concentrato sull'andare avanti, lasciando il passato dietro e guardando avanti. Alla scuola charter dove lavorava, le è stato detto di essere più attenta a come comunicava. Si è scoperto che alcuni genitori erano preoccupati perché frequentava diverse persone della nostra comunità e non volevano che influenzasse gli studenti. La maggior parte delle lamentele veniva dalle madri che non gradivano l'idea di una donna che insegnava ai loro figli. Alcuni pensavano che forse alcuni padri avessero avuto relazioni romantiche con lei. È stata diagnosticata con una malattia sessualmente trasmissibile non letale. Ha dovuto smettere di avere rapporti sessuali per un anno, il che non era un grosso problema perché era già incinta. Abbiamo scoperto in seguito che uno dei suoi partner era la causa della sua malattia. Non aveva preso precauzioni e aveva bevuto molto. Non sappiamo chi sia il padre del bambino. Il mio divorzio da Andrea è finalmente finito e sono libero da lei. È passato quasi un anno da quando le cose sono diventate difficili con Andrea. Durante questo periodo ho comprato una nuova casa, ottenuto una promozione al lavoro e, cosa più importante, Diana e io ci siamo trasferiti insieme. Abbiamo 2 notizie entusiasmanti da condividere. Ci sposiamo quest'estate e aspettiamo il nostro primo bambino entro Natale. Andrea continua a chiamarmi e a trovarmi nei bar, ma le dico sempre che sono felice con qualcun altro. 3 anni dopo, Andrea si è sposata, ma non è andata bene. Suo marito è una persona discutibile. La madre di Andrea dice che spesso ha lividi sul volto, ma rimane con lui e cresce sua figlia, avuta da un altro uomo. Grazie per aver guardato. Per favore, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale. Alla prossima!